Bentornati su Scriptorium, il canale di divulgazione storica ma con un approccio al mondo scientifico. In questo video andremo a scoprire insieme i segreti che si celano dentro le cucine delle corti medievali, in un'epoca in cui il confine tra peccato e nutrimento era tracciato dalla punta di una forchetta. Se oggi scegliamo cosa mangiare in base a diete, gusti o etica, per secoli l'uomo europeo ha vissuto sotto il dominio di un calendario liturgico inflessibile. Immaginate un mondo in cui, per quasi metà dell'anno, l'accesso alle proteine animali fosse regolato non dalla disponibilità del mercato, ma dalla salvezza dell'anima. In questo video esploreremo la cucina di magro, un concetto che va ben oltre la semplice astinenza quaresimale. Analizzeremo come la Chiesa, attraverso una burocrazia capillare, abbia plasmato l'economia del continente e come i cuochi più brillanti della storia abbiano risposto a questi divieti con un'ingegneria gastronomica senza precedenti. Come sottolinea Massimo Montanari nel suo fondamentale saggio Alimentazione e cultura nel Medioevo, la distinzione tra grasso e magro non è stata solo una regola religiosa, ma il pilastro su cui è stata costruita l'identità stessa della cucina del nostro continente. Non parleremo solo di privazioni, ma di segreti, di sotterfugi legali e di una creatività che ha portato alla nascita di ingredienti che usiamo ancora oggi. Preparatevi a scoprire come la necessità di rispettare la legge di Dio abbia trasformato il modo in cui l'uomo intende il cibo, tra bolle papali, finti grassi e una biologia creativa che classificava castori e lontre come pesci. Capitolo 1. La legge e il piatto. Il potere della burocrazia quaresimale. Per comprendere la portata di questo fenomeno dobbiamo guardare ai numeri. Tra Quaresima, Avvento, le 4 tempora e ogni venerdì e sabato della settimana, i giorni di astinenza arrivavano a coprire circa 150 giorni l'anno. In questi periodi il consumo di carne era un tabù assoluto, esteso spesso anche ai cosiddetti lacticinia, latte, burro, formaggi e alle uova. Ma la legge non era uguale per tutti, e qui entra in gioco la complessa macchina burocratica della Chiesa. Come documentato da Jean-Louis Flandrin in Storia dell'alimentazione, la rigidità del precetto scontava la realtà della vita quotidiana. Le autorità ecclesiastiche sapevano che l'astinenza totale era insostenibile per i malati, i poveri o per chi viveva in regioni dove l'olio d'oliva, unico grasso vegetale ammesso, era un bene di lusso d'importazione. Nasce così il sistema delle dispense. Dietro il pagamento di un'oblazione, il fedele riceveva un documento ufficiale che lo autorizzava a consumare latticini o uova durante il magro. Non era una semplice transazione commerciale, ma un atto amministrativo che foraggiava le casse dello Stato Pontificio e delle diocesi locali. Un esempio lampante di questa architettura del peccato è la celebre Tour de Beurre, Torre del Burro, della cattedrale di Rouen in Francia. Una meraviglia del gotico fiammeggiante costruita interamente con i proventi delle dispense pagate dai cittadini che desideravano mangiare burro durante la Quaresima. Nelle città il controllo sociale era delegato alle corporazioni e ai magistrati. Le macellerie venivano letteralmente sbarrate. Chi avesse avuto bisogno di carne per motivi di salute doveva intraprendere un iter burocratico rigoroso, una diagnosi medica scritta e una successiva autorizzazione del parroco. In La cucina italiana, storia di una cultura, Alberto Capatti e Massimo Montanari evidenziano come questo regime abbia creato un mercato parallelo e una vigilanza che oggi definiremmo quasi poliziesca. Il cibo non era più un fatto privato, ma una questione di ordine pubblico, dove il profumo di un arrosto fuori stagione poteva portare a denunce, multe salate o pene corporali. Era una gestione del corpo che rifletteva la gestione dell'anima, dove ogni boccone era pesato sulla bilancia della legge divina e di quella terrena. Capitolo 2. La geografia del precetto. Olio, burro e conflitti culturali. Se la legge era universale, la sua applicazione doveva scontrarsi con la realtà brutale della geografia e del clima. Come ci ricorda Massimo Montanari in Alimentazione e cultura nel Medioevo, l'Europa medievale era spaccata in due non solo dalla fede, ma dai grassi vegetali. Da un lato il bacino del Mediterraneo, dominato dall'ulivo, dall'altro le terre del nord, dove l'olio era una rarità di importazione costosa e spesso rancida. L'olio di oliva era un bene estremamente deperibile e difficile da trasportare.
A differenza del lardo o del burro, che potevano essere stoccati in blocchi solidi, l'olio richiedeva contenitori stagni e una gestione meticolosa della temperatura. Le rotte commerciali partivano dai grandi centri di produzione del Mediterraneo, come la Puglia, la Calabria, la Grecia e la Spagna, per risalire verso i mercati insaziabili del nord Europa. Il principale nemico dell'olio durante i mesi di navigazione era l'ossidazione. Infatti, il contatto con l'ossigeno e/o la luce innescano la decomposizione degli acidi grassi, portando all'irrancidimento. Per ovviare a questo, il trasporto avveniva in grandi anfore di terracotta o botti di legno di rovere, spesso sigillate con resine naturali o cera d'api, per rendere i contenitori il più possibile impermeabili all'aria. Le rotte non erano casuali. L'olio d'oliva risaliva l'Atlantico o le valli fluviali come quelle del Rodano e del Reno. Esisteva un vero e proprio asse del Magro che collegava i porti del sud ai centri di smistamento delle Fiandre e della Lega Anseatica. Le galee veneziane e genovesi circumnavigavano la penisola iberica cariche di olio di prima spremitura, destinato alle mense nobiliari, e olio lampante, meno pregiato, usato sia per l'illuminazione che per le fritture di magro popolari. Mentre, attraverso i passi alpini, carovane di muli trasportavano otri di pelle di capra colmi d'olio. Qui la sfida era termica. Il gelo delle alte quote poteva causare la cristallizzazione dell'olio, compromettendone la struttura molecolare una volta riportato a temperatura ambiente. Questa discrepanza geografica trasformò la Quaresima in una vera sfida economica. In questo contesto, il precetto religioso diventava una tassa indiretta. Jean-Louis Flandrin evidenzia come questo squilibrio abbia alimentato tensioni sociali altissime. Il povero del nord era costretto a una dieta di pura sussistenza, pane e cipolle, mentre il ricco poteva permettersi l'olio di prima spremitura o, come abbiamo visto, la dispensa papale per continuare a usare il burro. Questa situazione critica portò l'olio a divenire un bene rifugio. Nei mesi precedenti la Quaresima i prezzi schizzavano alle stelle. Questo spingeva i mercanti a sofisticazioni alimentari ante litteram, mescolando l'olio d'oliva con oli di semi meno pregiati o addirittura con estratti di frutta secca per aumentarne il volume. A tale riguardo venivano effettuati severi controlli nei porti di arrivo, dove appositi assaggiatori giurati verificavano che l'olio non fosse diventato acido o non fosse stato tagliato con sostanze proibite, poiché un olio alterato non era solo sgradevole, ma considerato un rischio per la salute pubblica e un'offesa al decoro del precetto sacro. Ma non era solo una questione di costi, era una questione di palato culturale. Il passaggio dal grasso animale all'olio vegetale alterava profondamente il sapore dei cibi. I cuochi dovettero reinventare le consistenze. Nelle corti europee la sfida era far sì che il piatto di magro non sembrasse una punizione. Si iniziarono a studiare le proprietà dei semi, noci, nocciole e soprattutto mandorle divennero i nuovi protagonisti. L'Europa scoprì che il magro poteva essere sofisticato. Le spezie, come pepe, zafferano e cannella, venivano usate in dosi massicce non solo per ostentare ricchezza, ma per coprire il sapore spesso sgradevole del pesce conservato, stoccafisso e aringhe, che dominava le tavole quaresimali lontano dalle coste. Capitolo 3. L'ingegneria delle mandorle, il trionfo del finto latticino. Entriamo ora nel laboratorio segreto dei grandi cuochi del Rinascimento, dove la necessità aguzzava l'ingegno chimico. Se dovessimo indicare l'ingrediente sovrano della cucina di Magro, questo sarebbe senza dubbio la mandorla. Perché la mandorla? La risposta risiede nella sua versatilità biochimica. Una volta tostata e pestata, rilascia oli e proteine che, emulsionati con acqua o brodo di pesce, creano un liquido biancastro e denso, il latte di mandorle. In un'epoca in cui il latte vaccino era vietato per metà dell'anno, questo sostituto divenne onnipresente in tutte le cucine del tempo, che avevano la facoltà di potersi permettere un bene così prezioso. Come descritto minuziosamente da Allen J. Grieco in alcuni capitoli di Storia dell'alimentazione di Massimo Montanari, il latte di mandorle non era un semplice ripiego, ma la base di una vera e propria alchimia alimentare. I cuochi delle corti più facoltose riuscivano a produrre svariate tipologie di pietanze diverse, tra cui ricordiamo il burro di mandorle, una pasta densa e grassa che veniva spalmata o usata per mantecare, simulando perfettamente la cremosità del burro vaccino, oppure il bianco mangiare di Magro,
un piatto iconico che univa il petto di pollo nei giorni di grasso o la polpa di pesce bianco tritata nei giorni di magro a latte di mandorle, zucchero e acqua di rose. Era la prova provata che il magro poteva essere bianco, puro e delizioso. Anche i latticini non erano esclusi dai processi di innovazione culinaria, infatti erano comuni versioni rivisitate di formaggi a base di latte di mandorle, che finivano con l'essere una vera e propria scelta vegana dell'epoca. Attraverso l'uso di addensanti naturali come l'amido di riso o la colla di pesce, estratta dalle vesciche natatorie o dalle cartilagini, i cuochi creavano panetti che nell'aspetto e nella consistenza ricordavano enormemente le ricotte e i formaggi freschi tradizionali. Questa capacità di trasformare la materia vegetale per imitare quella animale è ciò che Alberto Capatti definisce la cucina dell'illusione. Non si trattava di ingannare Dio, ma di onorare la regola formale senza sacrificare lo status sociale. Un banchetto di magro doveva essere visivamente identico a uno di grasso. Venivano persino create delle uova finte, per le quali si riutilizzava il guscio originale che veniva riempito con una miscela di latte di mandorle e gelatina, il cui tuorlo centrale era colorato grazie all'ausilio dello zafferano, che ricreava un'illusione perfetta al momento del taglio. Questa ossessione per l'imitazione ci racconta molto sulla mentalità dell'uomo medievale e rinascimentale. La forma era sostanza e superare il limite imposto dalla natura e dalla religione attraverso l'artificio era la massima celebrazione dell'intelligenza umana. Capitolo 4. La biologia dell'equivoco. Quando il castoro diventa pesce. Se la legge proibiva la carne degli animali terrestri, la soluzione più ovvia per le classi abbienti non era la rinuncia, ma la riclassificazione scientifica. In questo capitolo entriamo in quello che Allen J. Grieco definisce il limbo tassonomico del Medioevo. La distinzione tra ciò che era carne e ciò che era pesce non si basava sulla filogenetica moderna, ma su criteri analogici e sull'ambiente in cui l'animale viveva. Il caso più celebre e documentato è quello del castoro. Poiché questo mammifero trascorre gran parte del tempo in acqua e possiede una coda piatta ricoperta di scaglie cornee, i teologi e i naturalisti dell'epoca giunsero a una conclusione strabiliante. La parte anteriore dell'animale, pelo e carne rossa, era carne di grasso, ma la coda, essendo squamosa, era a tutti gli effetti pesce. Questa distinzione permetteva di consumare la coda di castoro nei giorni di magro senza incorrere nel peccato. Non era un caso isolato. La lontra, la foca e persino le focene, un piccolo cetaceo, venivano regolarmente serviti sulle tavole quaresimali dei monasteri e delle corti, giustificati dalla loro natura acquatica. Ancora più affascinante è il mito dell'anatra barnacla o Brantaleucopsis, un uccello della famiglia degli anatidi a cui appartengono anche le anatre comuni che popolano gli stagni, i laghi ed i fiumi delle nostre città. Poiché nessuno in Europa vedeva mai queste anatre nidificare, migrano infatti nell'Artico, nacque la leggenda che esse nascessero spontaneamente da pezzi di legno marcio in mare o dai crostacei attaccati agli scafi delle navi. Se un uccello non nasceva da un uovo deposto sulla terra, ma germogliava dall'acqua, poteva essere considerato pesce? Molti prelati irlandesi e scozzesi risposero di sì, portando la questione fino al Concilio Lateranense IV nel 1215, dove Papa Innocenzo III dovette intervenire ufficialmente per vietarne il consumo in Quaresima, ristabilendo una parvenza di ordine biologico. Come sottolinea Jean-Louis Flandrin, queste dispute non erano semplici bizzarrie, ma riflettevano la tensione costante tra il rigore della fede e la resistenza biologica del corpo umano ai regimi alimentari restrittivi. Capitolo 5. L'impero del pesce. Consolidamento dell'economia ittica. Mentre le corti giocavano con code di castoro e finti grassi, il resto d'Europa doveva risolvere un problema molto più pragmatico: come sfamare milioni di persone con il pesce in territori lontanissimi dal mare. La risposta a questa domanda ha letteralmente cambiato la mappa economica del mondo, portando alla nascita di imperi commerciali basati sulla conservazione. Il protagonista indiscusso è il merluzzo nelle sue due varianti, di cui parleremo meglio nel capitolo successivo: lo stoccafisso, essiccato all'aria, e il baccalà, salato. In La cucina italiana, storia di una cultura, Montanari e Capatti spiegano come la Quaresima sia stata il motore trainante dell'industria conserviera.
Senza la domanda costante imposta dal calendario liturgico, le rotte commerciali verso i mari del nord non avrebbero avuto lo stesso sviluppo. Le navi partivano dal Mediterraneo cariche di sale e tornavano cariche di pesce secco, un alimento che poteva essere conservato per anni, trasportato a dorso di mulo attraverso le Alpi e venduto nei mercati dell'entroterra in qualsiasi momento dell'anno. La conservazione non era solo una necessità logistica, ma una sfida culinaria. Il pesce secco, prima di essere cucinato, richiedeva giorni di ammollo e una lavorazione meccanica, spesso veniva preso a martellate per sfibrare le carni. I cuochi medievali svilupparono tecniche di cottura lenta in liquidi grassi, oli o latte di mandorle, per restituire morbidezza a una materia prima che sembrava legno. Ma la cucina di Magro non era solo pesce conservato. Infatti, nelle zone lacustri e fluviali, la gestione delle risorse ittiche divenne una vera e propria scienza, oltre che un settore economico in rapida espansione. Grazie all'intervento degli ordini monastici, in special modo benedettini e cistercensi, tra l'XI ed il XII secolo vennero create sia lungo le coste che nell'entroterra dei sistemi di chiuse, così come le peschiere, bacini artificiali in cui i pesci venivano allevati per poi essere pronti al consumo durante l'intero periodo quaresimale. La carpa, il luccio e la tinca divennero le stelle dei banchetti monastici grazie alla loro resistenza ed alla capacità di essere allevati anche in specchi d'acqua poco profondi. Sia il clero che la nobiltà si dedicarono all'espansione del mercato ittico in Europa, approfittando dell'elevata domanda di carni bianche proprio in relazione ai dogmi che la Chiesa stessa alimentava grazie ai vincoli quaresimali, rendendo il controllo sulle acque, di fatto, un vero e proprio controllo sulla vita del popolo durante il periodo più sacro dell'anno. Capitolo 6. L'economia del sale e la chimica della conservazione. Dietro ogni piatto di magro servito a centinaia di chilometri dal mare operava un'infrastruttura industriale invisibile ma colossale. La Quaresima non fu solo un precetto religioso, ma il motore che alimentò la prima vera economia globale. Il controllo del sale, unico reagente chimico allora disponibile per la conservazione a lungo termine, rappresentava l'equivalente geopolitico del controllo del petrolio nelle economie contemporanee. Nel Medioevo il sale non era un semplice bene di consumo, ma una risorsa vitale soggetta a monopoli sovrani e gabelle pesantissime. Il reperimento avveniva principalmente attraverso due canali, l'evaporazione solare e l'estrazione mineraria. Nelle regioni mediterranee, le saline costiere, come quelle di Trapani in Sicilia, di Margherita di Savoia in Puglia o delle isole Dalmate in Croazia, sfruttavano l'energia solare per far precipitare il cloruro di sodio in grandi vasche poco profonde. Questo sale marino era il cuore pulsante dei commerci veneziani e genovesi, che ne fecero la base della loro potenza marittima, imponendo rotte obbligatorie e dazi che finanziavano le casse delle repubbliche. Nell'Europa settentrionale e centrale, dove l'irraggiamento solare era insufficiente, si ricorreva alle miniere di salgemma, come le celebri miniere di Salisburgo o di Wieliczka in Polonia, o all'ebollizione di acque salmastre in grandi caldaie di piombo o ferro. Un processo estremamente energivoro che richiedeva immense quantità di legname, portando a una precoce deforestazione di intere regioni. La scarsità e il costo del trasporto rendevano il sale un bene di lusso. Una nave carica di sale poteva valere quanto una flotta carica di spezie orientali. La sfida tecnologica del tempo era arrestare la proliferazione batterica e l'autolisi enzimatica dei tessuti animali. I cuochi e i mercanti medievali operavano seguendo due rami distinti della biochimica applicata: l'essiccazione, che portava alla produzione di stoccafisso, e la salagione, che veniva usata per le carni o per produrre il comune baccalà. Il prima modalità di conservazione era tipica dei mari del nord, in quanto questa tecnica sfruttava le condizioni climatiche estreme di quelle zone. Il merluzzo, privato della testa e delle interiora, veniva esposto ai venti gelidi e secchi su rastrelliere di legno. Il processo rimuoveva fino all'80% dell'acqua contenuta nei tessuti, un livello di disidratazione tale da impedire la crescita di quasi tutti i microrganismi. Il risultato era una sostanza dura come il corno, virtualmente indistruttibile e leggerissima da trasportare. La sfida passava poi nelle cucine. Per rompere le fibre muscolari sclerotizzate, i cuochi dovevano ricorrere alla reidratazione alcalina, utilizzando spesso cenere di legna o calce, trasformando una proteina inerte in un alimento nutriente attraverso una vera e propria reazione chimica di idrolisi.
La seconda modalità operava in modo molto più chimico, poiché sfruttava il processo della trasmissione di liquidi per osmosi. Il sale applicato direttamente sulla superficie del pesce richiamava i liquidi dall'interno dei tessuti verso l'esterno, sostituendoli con una soluzione satura di cloruro di sodio. Questa disidratazione osmotica non solo uccideva i batteri per shock plasmolitico, le cellule batteriche perdevano acqua fino a morire, ma creava un ambiente ostile alla decomposizione. A sua volta la salagione poteva essere effettuata seguendo due modalità distinte: la salagione a secco, dove il pesce veniva stratificato con sale grosso, o la salamoia, dove veniva immerso in una soluzione liquida satura di sale. Questa necessità creò le rotte della Lega Anseatica e consolidò il potere delle città-stato mediterranee. La burocrazia del magro si estendeva dai porti della Norvegia alle saline della Sicilia, passando per i mercati delle Fiandre. Il sale divenne uno strumento di controllo sociale. Lo Stato ne garantiva la disponibilità, ma ne esigeva il tributo, rendendo la conservazione del cibo un atto politico. Si venne a creare una rete di interdipendenza che fu, di fatto, la prima Unione Europea alimentare, dove il dogma religioso della Quaresima dettava i ritmi della produzione industriale e dei flussi monetari internazionali. Capitolo 7. La chimica del sostituto, dal biancomangiare all'arte delle salse. Se la cucina di Grasso celebrava la potenza dei sapori intrinseci alla carne e al lardo, la cucina di Magro rappresentava una sfida di altissimo ingegno culinario. Come evidenziato dagli studi di Allen J. Grieco, il cuoco di Magro operava come un chimico ante litteram, impegnato in una complessa operazione di decostruzione e ricostruzione della materia alimentare per emulare densità e succulenza. Il biancomangiare costituisce l'esempio più alto di questa metamorfosi. Si tratta di una vivanda composta da ingredienti di colore bianco, legati insieme per formare una composizione vellutata e densa che poteva variare dalla consistenza di una zuppa densa a quella di una gelatina solida. La sua identità non risiede in un unico ingrediente, ma nel rigore cromatico. Il bianco era simbolo di purezza, ascesi e, paradossalmente, di altissimo status sociale, poiché gli ingredienti necessari a prepararlo erano tra i più costosi sul mercato. Nella sua versione di Magro, l'intero profilo biochimico del piatto doveva essere ripensato. La carne di cappone veniva sostituita dalla polpa di pesci bianchi, come il luccio o la trota, che venivano pestati nel mortaio fino ad ottenere una pasta finissima. Dal punto di vista scientifico, l'obiettivo era creare una dispersione colloidale stabile. Poiché le proteine del pesce hanno una struttura più fragile e meno elastica di quelle aviarie, il cuoco interveniva con agenti leganti esterni, il latte di mandorle e l'amido di riso. Le mandorle, tritate e spremute, fornivano una frazione grassa vegetale per creare un'emulsione tra acqua e lipidi, che conferiva al piatto quella vellutatezza tipica del latte vaccino, mentre l'amido di riso fungeva da addensante per gelatinizzazione, intrappolando l'umidità e simulando la consistenza delle carni bianche. L'aggiunta di zucchero e acqua di rose non avevano solo una funzione aromatica, ma contribuivano a stabilizzare questa delicata struttura molecolare. Il vero segreto della cucina professionale risiedeva nella padronanza degli agenti strutturanti. In assenza della gelatina animale derivata dal collagene bovino o suino, i cuochi dovevano reperire alternative tecnicamente valide, spesso a costi elevatissimi, le quali finivano per essere maggiormente la colla di pesce oppure le mucillagini vegetali. La prima veniva estratta principalmente dalle vesciche natatorie dello Storione, in particolare quello proveniente dai fiumi russi e dal Danubio, ed era una risorsa di immenso valore economico. Chimicamente è una forma pura di collagene che si scioglie in acqua calda e forma gelatine trasparenti e stabili a temperature inferiori ai 30 gradi Celsius. Questa sostanza permetteva di creare piatti architettonici e dall'elevato contenuto artistico, dal momento che frammenti di pesce o petali di fiori venivano immersi nella gelatina prima che si solidificasse, andando a creare una sospensione come fossero stati sigillati in un contenitore di vetro, soddisfacendo così l'ideale estetico della trasparenza e della purezza. Le seconde, invece, venivano utilizzate per le preparazioni meno sfarzose o per esigenze diverse di viscosità e si ottenevano dalla bollitura di semi, di lino o di carrube. Queste piante rilasciano polisaccaridi complessi che, a contatto con l'acqua, formano soluzioni viscose capaci di mimare la densità delle salse grasse. Secondo le analisi di Alberto Capatti e Massimo Montanari, la ricerca della perfezione formale
portò allo sviluppo di salse che hanno avuto un pesante impatto anche sulla cucina moderna. Una delle più famose era la salsa camelina o camellina, una salsa agrodolce dal colore bruno e dall'aspetto denso e leggermente granuloso che prese piede nel XIV secolo presso la corte di Carlo V di Francia. Il nome può trarre in inganno e far credere che la sua preparazione derivasse dall'impiego di parti animali del cammello, ma in realtà il nome fa riferimento ad uno degli ingredienti principali della pietanza, la cannella. Tra gli ingredienti di questa salsa, infatti, vi erano spezie molto preziose come lo zenzero, i chiodi di garofano, il pepe, la noce moscata ed ovviamente la cannella, i quali venivano aggiunti ad una base fatta di mollica di pane bagnata nel vino e tostata, che poi veniva amalgamata con aceto o vino rosso, zucchero e uvetta. Data la totale assenza di componenti animali, era particolarmente indicata durante il periodo quaresimale, il cui impiego rappresentava un'ostentazione di ricchezza per le corti presso cui veniva preparata. Molte delle spezie impiegate erano importate grazie alle rotte commerciali aperte con la Terra Santa a seguito delle crociate, il che ha alimentato anche diverse teorie, secondo cui fosse il condimento preferito dai Templari per insaporire le carni e gli arrosti. Economicamente questa cucina non era affatto un risparmio. L'uso massiccio di mandorle, spezie esotiche, aceti di pregio e zuccheri raffinati rendeva la mensa di Magro un'esibizione di ricchezza superiore a quella dei giorni ordinari. Il sapore non era dato dal grasso, ma da una stratificazione complessa. L'acidità dell'agresto o dell'aceto serviva a tagliare la monotonia del pesce, mentre l'uva passa e la frutta secca aggiungevano una componente zuccherina che stimolava i recettori del gusto, compensando l'assenza di umami tipica delle carni rosse. Era una cucina che lavorava per sottrazione di grassi, ma per addizione di tecnica e materie prime preziose, trasformando un vincolo religioso in un'occasione di supremazia culinaria. Capitolo 8. I maestri dell'illusione, Scappi e la cucina papale. Se vogliamo capire l'apice tecnico della cucina di Magro, dobbiamo sfogliare le pagine dell'opera di Bartolomeo Scappi, Cuoco segreto di Papa Pio V. Nel suo monumentale trattato del 1570, L'Opera, Scappi dedica un intero capitolo ai piatti di Magro, rivelando una complessità che sfida le nostre moderne concezioni di dieta. Come analizzato da Allen J. Grieco e Massimo Montanari, Scappi non vede la Quaresima come un limite, ma come un palcoscenico per dimostrare la superiorità della tecnica sulla materia. Prendiamo ad esempio la preparazione dello storione, il re dei pesci delle mense papali. Scappi descrive come trasformare questo pesce in modo che ogni sua parte ricordi un taglio di carne diverso. Il corpo viene trattato come un arrosto di vitello, mentre le parti più grasse vengono lavorate per simulare il lardo. Ma il vero capolavoro sono le salsicce di pesce. Utilizzando budella di pesce accuratamente pulite, i cuochi rinascimentali creavano insaccati composti da polpa di luccio, gamberi tritati, uva passa, pinoli e una miscela segreta di spezie, cannella, chiodi di garofano e zafferano. Una volta affumicate o bollite, queste salsicce erano visivamente indistinguibili da quelle di maiale. In La cucina italiana, storia di una cultura, Capatti e Montanari sottolineano come questa mimesi gastronomica rispondesse a una precisa gerarchia sociale. Il nobile o l'alto prelato non potevano mangiare come il popolo. Se il popolo mangiava aringhe salate e legumi, la corte papale consumava tartarughe, considerate pesce per la loro natura anfibia, ostriche fresche trasportate con staffette veloci e pesci rari, conservati in complesse marinature di aceto e zucchero. Scappi ci insegna che la cucina di Magro era una questione di potere, il potere di ignorare la stagionalità e di piegare la natura dell'ingrediente alla volontà del cuoco, mantenendo intatta l'apparenza della devozione religiosa. Capitolo 9. Il tramonto del Magro, riforma, scienza e nuovi mondi. Il sistema della cucina di Magro, così solido per un millennio, iniziò a vacillare sotto i colpi della storia. Il primo grande scossone arrivò con la riforma protestante. Come analizzato da Jean-Louis Flandrin, la rottura di Lutero non fu solo teologica, ma anche alimentare. Per i protestanti, l'obbligo del pesce e delle dispense papali
Era il simbolo della corruzione e del controllo burocratico della Chiesa di Roma sul corpo dei fedeli. In Germania, Inghilterra e Scandinavia, mangiare carne in Quaresima divenne un atto di ribellione politica e di libertà religiosa. La dieta si liberò dal calendario liturgico, segnando una frattura definitiva nella cultura gastronomica europea. Parallelamente, la scoperta delle Americhe portò nuovi ingredienti che misero in crisi le vecchie classificazioni, dove collocare il pomodoro, la patata o il peperoncino, ma soprattutto il cioccolato. Il dibattito se la cioccolata, liquida, rompesse o meno il digiuno quaresimale occupò i teologi per decenni. La celebre frase liquidum non frangit jejunium, che tradotta significa i liquidi non rompono il digiuno, permise al cioccolato di diventare la droga d'elezione dei monasteri durante la Quaresima, aggiungendo un nuovo paradosso alla burocrazia del peccato. Con l'arrivo dell'illuminismo, la scienza iniziò a guardare al cibo sotto l'aspetto nutrizionale e non più morale, ed il medico finì per sostituire il prete nella prescrizione della dieta. Come sottolinea Montanari, la rivoluzione francese diede il colpo di grazia alla cucina del magro, poiché il calendario repubblicano abolì le feste religiose, e con esse l'obbligo legale di rispettare i precetti alimentari imposti dalla Chiesa, portando la cucina a seguire esclusivamente il mercato ed il gusto individuale. Tuttavia, l'eredità di quei secoli di restrizione è sopravvissuta fino a noi, e lo si può evincere dalla preservazione di pietanze che spaziano dal baccalà alla vicentina, alle salse a base di frutta secca, fino all'uso dell'olio d'oliva come grasso d'elezione, rendendo di fatto la nostra tavola ancora profondamente segnata da quei segreti nati per aggirare i divieti della Chiesa durante il Medioevo. Capitolo 10. Conclusioni. L'eredità del sacro nel piatto. Siamo giunti al termine di questo lungo viaggio tra le pieghe della storia, della religione e della scienza gastronomica. Abbiamo visto come la cucina di Magro sia stata molto più di un semplice precetto. È stata una sfida intellettuale, un motore economico e un laboratorio chimico a cielo aperto. Oggi, in un'epoca di abbondanza e di diete globalizzate, è facile guardare a queste antiche restrizioni con curiosità o sufficienza. Eppure, la nostra cultura alimentare è ancora profondamente intrisa di quei segreti. Ogni volta che gustiamo un piatto a base di latte di mandorle, ogni volta che apprezziamo la sapidità di un baccalà ben dissalato o la complessità di una salsa agrodolce, stiamo inconsapevolmente rendendo omaggio ai cuochi che, secoli fa, dovettero inventare il nuovo per rispettare l'antico. La cucina di Magro ci insegna che il limite non è quasi mai un ostacolo alla creatività, ma la sua scintilla iniziale. La burocrazia del peccato ha fallito nel reprimere il piacere del palato, ma ha vinto nel regalarci una delle tradizioni culinarie più ricche e ingegnose del mondo. Se questo video vi è piaciuto, vi invitiamo a iscrivervi al canale e a condividere le vostre riflessioni nei commenti. Da tutto il team di Scriptorium vi ringraziamo per il tempo che ci avete concesso e per la fiducia che ci avete accordato e speriamo di ritrovarci insieme nel prossimo video. A presto!